Ragazzi, finalmente la nuova pedaliera Logitech del G25. Mirko, ma che stai a dire? Guarda che quella è una Fanatec CSL. Oh cacchio, è una Fanatec CSL 2 pedali. Vabbè, sigla. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Scusate lo scherzo dell'introduzione, ma ragazzi ci stava tutto, perché vi dico che la somiglianza è davvero tanta nella parte della struttura e mi ha fatto davvero sorridere questa cosa, perché molto spesso dico compro il modello nuovo, è sicuramente meglio in tutto, ma veniamo proprio alla recensione per capire quali sono stati i punti che sono stati migliorati rispetto al vecchio modello e dei punti in cui magari potremmo parlarne di più. Primo su tutti io inizierei a parlare della struttura, totalmente in metallo da 2 mm, e questo ragazzi io ci ho scherzato perché effettivamente mi ricorda tantissimo come era strutturata anche la pedaliera del G25, del G27, del G29, con questi profilati in questo modo e con il pedale fatto così. Veramente ragazzi molto simile. Sicuramente sotto questo aspetto Fanatec è andata un pochino a risparmio, non vuol dire che sia strutturalmente sbagliata perché è veramente molto solida, però sicuramente ha risparmiato rispetto il vecchio modello che era fatto in una sorta di lega a stampo. È un processo produttivo sicuramente più costoso rispetto a quello di piegare dei laminati, farci dei buchi, farci degli intagli a laser. Sicuramente questa costa molto di più. Probabilmente mi viene in mente un motivo per cui hanno scelto un diverso processo produttivo, è perché in rarissimi casi che io anche ho conosciuto, degli amici, soprattutto questo nuovo modello fatto in questo materiale più ruvido, hanno avuto problemi strutturali, cioè in alcune parti sono proprio sgretolate. Probabilmente ci sia qualche agente chimico nell'impasto, forse non è andato a buon fine, sia nella parte della pedana che nella parte del pedale. Io personalmente, per quanto riguarda quelle che ho avuto, mai avuto un problema, però vi assicuro che c'è stato anche questo tipo di problema qua. Ma dobbiamo sottolineare che un pochino con quel processo è andato un po' a risparmio. Arriviamo poi alle pedaline utilizzate nel nuovo modello. Nel vecchio erano tutte di questa forma e ci si poteva mettere sopra un pad, vediamo se riesco a farvelo vedere, di plastica, oppure lo potete avere in formato metallico, perché poi c'era anche sempre nel kit base un kit adesivo tipo carta abrasiva per poterla guidare con le scarpe. In questo nuovo modello invece, vediamo se riesco a farvele vedere, abbiamo queste pedale totalmente in plastica rigida. Ragazzi, allora, esteticamente non sono male, però non danno sicuramente quel senso di qualità. Sembra molto giocattolosa rispetto a come era fatta prima. Carino il fatto che ci sia il disegno Fanatec sopra, però è un tipo di plastica che non dà un senso qualitativo particolarmente alto. Però è una cosa simpatica che hanno aggiunto potendo fare questo tipo di struttura, e sono tutte le regolazioni dietro in cui potete scegliere a che altezza montare le vostre pedaline, e questo a livello di trovare il giusto feeling è un passo avanti rispetto a quello di prima, che era così e così ve la dovete far piacere. Ritornando sempre alla parte strutturale, come vi ho detto, tutto in metallo 2 mm. Per quanto riguarda invece la pedana, molto carina, è sempre in metallo ma da 3 mm. Si sente che ha una consistenza completamente diversa rispetto alla struttura, molto buono perché non ha totalmente flessioni quando ci poggiate sopra i piedi, qualsiasi sia la pressione che voi potete applicarci sopra. Però anche in questo caso non mi è fatto particolarmente impazzire la scelta di come avvitarci i pedali. Nelle svasature, vediamo se riesco a farvele vedere, dove non ci sono le viti, ci sono dei piccoli affossamenti che con i calzini un pochino disturbano rispetto per esempio al modello di prima, in cui c'era, che copriva tutta la parte della bulloneria, una parte di guaina di plastica e quindi era totalmente liscia. In questo caso c'è questa sorta di piccoli affossamenti che potrebbero ad alcuni dar fastidio, però magari alcuni neanche se ne accorgono. Di solito quando corro utilizzo calzini fantasmini e un pochino, vi dico la verità, un pochino li ho sentiti. Ciò non toglie che a livello di qualità nei materiali questo aspetto risulta molto bello, perché è fatta molto carino questo poggiatacco. Ma arriviamo a parlare di quelli che per me sono gli upgrade più importanti e i passi in avanti rispetto al modello precedente. Primo su tutti è che finalmente la centralina per sfruttare questi pedali è unica sia per il modello 2 pedali sia per il modello
3 pedali e tutto è montato sul pedale dell'acceleratore con le solite connessioni Fanatec che utilizza in stile telefonico. Ma per fortuna questa volta non dovrete fare un cambio centralina, cosa che prima avveniva con il modello precedente. Anche in questo caso c'è stato una sorta di risparmio, ma la centralina che vi viene fornita con questa pedaliera sicuramente è superiore rispetto a quella che veniva fornita prima, anche se in questo caso, nel caso in cui scegliate il modello 2 pedali, non la sfruttate al 100%. Ma arriviamo a quello che è il più grosso upgrade che è stato fatto su questa pedaliera, sempre sotto il profilo elettronico, e cioè l'utilizzo di sensori di Hall. Non ho mai dato per scontato che il sensore di Hall sia superiore a un potenziometro, ma ragazzi, in questo caso l'utilizzo di questi sensori toglie totalmente un problema che sul vecchio modello veniva a crearsi dopo un po', cioè la polvere che si accumulava per il tipo di design che aveva portava i potenziometri, probabilmente neanche di eccelsa qualità, ad avere dei problemi, e quindi c'erano sostituzioni. Io infatti ho creato anche per quel modello lì un sensore di Hall da poter montare anche sulla vecchia, quindi per togliere totalmente questo problema, ma i potenziometri utilizzati non erano di altissima qualità, proprio perché si rompevano in una maniera troppo semplice, portando sempre i miei amici ad avere problemi di sfarfallamenti nel segnale, con tutto che magari lo pulivano con bomboletta, aria compressa e quant'altro, ma nessuno riusciva mai a togliere poi quello sfarfallio, se non togliendo totalmente il potenziometro, montando un sensore di Hall e azzerare i problemi. In questo caso ci è venuta incontro proprio Fanatec, montando direttamente su questa pedaliera dei sensori di Hall, sicuramente molto più affidabili. Naturalmente anche in questo caso, se vogliamo parlare di mero denaro, non parliamo di un costo maggiore, perché anzi probabilmente un sensore di Hall costa meno che un potenziometro, ma sicuramente ha una maggiore affidabilità. Arriviamo poi all'ultimo aspetto, che poi per me è il più importante, il feeling. Anche in questa pedaliera, come nel vecchio modello, come feedback per il movimento è stata scelta una molla a torsione. A mio avviso, come già ho detto, il miglior modo per dare una fluidità pazzesca. Anche in questo caso ritorna un pochino lo stesso problema che c'era anche sul vecchio modello, un acceleratore un pochino morbido. Forse un velo più presente rispetto al vecchio modello, ma sempre forse probabilmente un pochino troppo morbido. Per quanto riguarda poi il freno, che poi in realtà sarebbe la futura frizione, perché quando comprerete il pedale a cella di carico, questo diventerà un pedale della frizione. Funziona sempre con una molla a torsione, ma sempre in ausilio, per aumentarne il feedback, un triangolo di foam. Anche in questo caso naturalmente vi mando tutti i video per farvi capire, farvelo vedere meglio. Ho fatto anche un video speciale in cui lo premo tranquillamente con un dito. È un pochino morbido, come in realtà era un pochino morbida anche il precedente. Naturalmente questo è un kit base, non si può paragonare sicuramente a pedaliere molto costose. Dobbiamo renderci conto che è un kit introduttivo rivolto a una clientela che vuole inizialmente, senza spendere grosse cifre, avvicinarsi al mondo del sim racing. Un'ultima cosa prima di concludere è un altro aspetto che mi ha lasciato un pochino perplesso, sempre rispetto al precedente modello, cioè come hanno deciso di creare il fine corsa. E ragazzi, io prima di farvelo vedere ve lo faccio sentire. Cosa fa? Qua c'è gente che dorme, questo è un convitto, non siamo al varietà. Ma e poi ragazzi vi faccio sentire com'era il vecchio. Cioè io mi chiedo, ma che si sono fumati? L'acceleratore, soprattutto, che è un pedale, sì che bisogna dargli una sensibilità, che poi viene sfruttato, la sensibilità viene sfruttata soprattutto nelle fasi di rilascio, molto spesso nelle piccole accelerazioni, ma molto spesso è un pedale che uno lascia e schiaccia. Io mi immagino la sera, perché ragazzi io ve lo faccio risentire, ma giudicate voi. Vedete com'è? Tanto vi manderò i video che ve lo faranno vedere ancora meglio, ma è praticamente un cilindro metallico. Non so, giudicate voi, io non dico niente. Mi è sembrato un pochino esagerato. Questo naturalmente prescinde poi dalla qualità totale della pedaliera, perché è una pedaliera che funziona bene, è totalmente compatibile con tutto l'ecosistema Fanatec. Naturalmente dovete, per comprarvi questa pedaliera, possedere già una base, perché nel modello 2 pedali è possibile connetterla solamente tramite connessione proprietaria, cioè i connettori sono connettori normali telefonici, ma la connessione di fili all'interno è predisposta da Fanatec per essere compatibile con le proprie basi. Io ragazzi metto subito le mani avanti, visto come è andata la precedente recensione che feci sulla Trasmaster. Naturalmente di solito tratto un altro genere di prodotti, ma mi fa piacere provare anche questo genere di fascia qua,
e l'ipotetica acquirente non si deve spaventare, perché naturalmente su questa fascia di prezzo non mi viene in mente nulla, ma personalmente questo kit lo vedo proprio per chi vuole iniziare e un pochino ha già intenzione di evolversi alla cella di carico, perché a quel punto diventa una pedaliera molto più completa rispetto a una pedaliera, in questo caso, che funziona con sensori di Hall sì migliori dei potenziometri, ma sull'acceleratore lo accettiamo, su un freno abbiamo capito un po' tutti quanti che probabilmente la cella di carico o un sensore di pressione abbiamo capito che sono probabilmente i sensori più adatti per simulare quello che dovrebbe essere un reale freno. Per quanto sapete sempre che la simulazione è una cosa, la realtà è un'altra. Io spero che la recensione vi sia piaciuta, spero di essere riuscito a spiegarvi bene gli aspetti positivi e negativi che può avere questo genere di prodotto qui e magari esservi stato utile per i vostri futuri acquisti. Con questo vi ricordo sempre MDS Simpars e ragazzi, più che mai andate a cercarmi su Facebook, mettete un bel mi piace anche alla mia pagina e rimanete sempre aggiornati, perché a breve potrebbe uscire, o in realtà potrebbe essere già uscita, quindi vuol dire che vi siete già iscritti, già avete messo un mi piace alla mia pagina, le modifiche per questa pedaliera e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!